Perché oggi c'è l'idea e la convinzione che non si può più sbagliare? Abbiamo paura di essere imperfetti o rischiare di apparire così. Allora perché non cambiare e usare a proprio vantaggio tutto questo? Se lo vuoi scoprire, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale parlo della comicità, delle sue storie, dei nostri spettacoli e in questo piccolo spazio ti parlo delle mie idee e di cosa penso. Ecco perché è nato questo piccolo vlog. Ti stai chiedendo cosa ho da dire. Beh, io ho solamente fatto del mio fallimento la mia vittoria. Sì, davvero. Io faccio il pirla di professione e ne sono fiero. Mi mostro disinteressato a mode, tendenze, vivo come voglio perché non ho più paura di fallire e non sono più un bersaglio, ma sono un rispettabile folle. Sai quella sensazione dove entri dappertutto ma non ti siedi mai? Ecco, in quella situazione tu senti che sei diverso, ma quasi te ne vergogni e senti che tutto quello che ti circonda sembra non essere stato creato per te, ma solo per metterti in difficoltà. Ecco, quello sono io. O forse lo ero. Tu no? Non importa, il momento storico che stiamo affrontando non è facile. Ci ha posto in una situazione di incomunicabilità, di fuga dal reale. Pensaci. E poi, così bella la realtà? Accendi la TV, che oramai facciamo sempre meno, e sentiamo gridare da destra a sinistra. Tutti parlano contemporaneamente e tu non capisci né uno né l'altro. Tutto questo rancore, tutti hanno un motivo per incazzarsi. Stai cenando e il TG ti fa vedere un incidente, o uno che ammazza un altro, o un animale sventrato. Che poi guardi il tuo piatto e ti passa pure la fame, perché non hanno un po' di rispetto del momento. Puoi lasciare almeno che finisca almeno di mangiare per far vedere queste cose? Capisco che succede in qualsiasi posto del mondo e che siamo diventati degli animali, ma almeno lascia che deglutisca il boccone. Non potresti tu, giornalista, magari essere meno crudo nel spiegare le notizie? Anche perché lo può vedere un bambino di 5 anni. Dai, quanto pelo nello stomaco c'hai? E poi la gente si chiede perché c'è un profondo eccessivo uso dei social. Certo! I discorsi oggi sono solo su quanta gente è morta e quante prossime disgrazie ci arriveranno tra capo e collo. Ok, sono un disadattato. Ma almeno dai, c'è la cultura! La cultura! Ah no? Hanno tolto i fondi? Ah, ok, hanno dato i soldi a qualcos'altro più importante. Importante, certo. Ma cosa effettivamente? D'accordo, gli adolescenti, i bambini sono i più colpiti per la povertà culturale, ma certo, hai ragione. Ma se non possono fare nulla di culturale, che fai? Non occorre andare a scuola per capire che non vengono diretti a conoscere le loro potenzialità fisiche ed emotive. Così anche tu sei un po' diverso. Ti esponi al rischio di trovarti nel bivio. Sì, tigre o cerbiatto, alla moda o te stesso, figo o disadattato, bullo o bullizzato. Tanto non sei tu che decidi da che parte stare. Sono le tue azioni che ti mettono da una parte o dall'altra. Non sono capace a far del male, mi dispiace. Allora subisci. No, dai. Allora scappi nei social. Almeno lì non ti massacrano. Chi mi ha scritto questo? Dove vai, dove sei, fallisci sempre. Beh, ma esiste una soluzione. C'è un personaggio che è abituato a fallire e può farti gustare la risalita, vincere le proprie ombre, accogliendole e trasformandole in creatività.
Pensaci bene, esiste. Usa l'arte del fallimento per scoprire, emozionarsi e guardare le cose con il colore giusto. L'arte del fallimento è la sua arte. Ha sempre dei dubbi, ma questo gli permette di voler capire la realtà che gli circonda. Per farlo, reinventa, riscopre spazi e tempi al di là di cosa pensano gli altri. Lavora sulle sue espressioni, studia le sue reazioni per liberarsi dalle paure. È l'arte del fallimento e il clown è il personaggio. Deluso? No, dai, perché tu immagini il clown come te lo hanno disegnato a scuola, come te lo hanno spiegato i tuoi genitori, come lo hai visto in TV. Smettila! Il clown sei tu. Non la parola che ha un significato puerile per il mondo, perché sei tu il mondo, il tuo mondo. Dai! Il clown non è un bambino solo un po' cresciuto? Dentro di te sei sempre la stessa persona, quella vocina che ti parla, quella che dà voce ai tuoi pensieri, non è sempre la stessa? Il tuo corpo è la tua carrozzeria, ma tu sei sempre quella persona che ci vive dentro. Non ti immagini mai di essere qualcun altro? E come lo immagini? Che gli altri ti vedono quel tipo e tu ci vivi e alberghi dentro, no? Allora il corpo è la mia carrozzeria. Certo, tu sei quello che ci vive, ma potresti vivere anche in un corpo di qualcun altro se fosse possibile o no. Il clown è quello lì, quello che potrebbe essere dentro qualsiasi corpo, ma saprebbe fallire comunque. L'essere umano, come il clown, se messo in una situazione ridicola e imbarazzante ha due possibilità: diventare vittima o trasformare tutto umoristicamente, divenendo motivo di riso. E non è quello che succede ogni giorno? Ogni volta che tu ti trovi davanti a una scelta? Se dentro di te togli la paura del tuo fallimento, ecco che non puoi più sbagliare. Perché sai già cosa vuol dire toccare ancora il fondo e sai che più giù di così non puoi andare. Allora fermati. Tu hai già vissuto questo migliaia e migliaia di volte e se una cosa la conosci non può più farti paura, perché sai come affrontarla. Quando dentro di te senti che ti dici che peggio di così non può andare, allora sei arrivato. Gioisci perché sei pronto per partire e affrontare le cose nella maniera giusta. In quei momenti in cui ascolti le canzoni che ti prendono alla gola, che ti tengono in piedi, che ti danno la forza di dire dai e farti ricordare chi sei, allora fai uscire il tuo clown. Non partire per scalare una montagna e poi ti fermi al primo ristorante. Te ne sei accorto? Dice una bellissima canzone. Non serve che tu dimostri agli altri chi non sei. Te ne accorgi che molli e non provi più a diventare quello che desideri. Non te ne sei accorto? Non serve che tu ti dimostri agli altri quello che vogliono da te. Sei tu che devi dimostrare a te stesso che non ti caghi addosso se decidi di voler essere quello che sognavi. Non mollare ora. Smettila di giustificarti. Al massimo fallirai e ti troverai nello stesso punto in cui sei ora. Sai già dov'è il tuo fallimento? È l'inizio del tuo percorso, non è il tuo punto di arrivo. È il momento giusto. Sei molto di più di quello che credi e non sei solo una scatola vuota o una carrozzeria senza motore, ma guardati allo specchio e sentire che sentirsi molto spesso soli è molto più bello di qualsiasi cosa ti è successo. Guardati, sei un clown. Benvenuto nell'arte del fallimento, dove tutto quello che hai paura oggi è diventata la tua forza.